Ciao ragazzi e bentornati nel mio canale. Se siete nuovi, benvenuti. Il mio nome è Germana e nella lezione di oggi vedremo insieme gli articoli determinativi in italiano. Siete pronti? Iniziamo! Come molti di voi già sapranno, in italiano esistono due generi di nome, maschile e femminile. Non esiste il neutro. Generalmente i nomi maschili al singolare terminano in o, come per esempio treno, e al plurale in i, come per esempio treni, mentre i nomi femminili al singolare terminano in a, come per esempio farfalla, e al plurale in e, come per esempio farfalle. Ovviamente esistono anche delle eccezioni sulle desinenze, ma per ora basterà ricordarvi questa semplice regola per andare avanti. Poiché gli articoli determinativi seguono il genere del sostantivo, dell'aggettivo o del pronome che accompagnano, possiamo trovarli sia in forma maschile che femminile. Ma non solo. Gli articoli determinativi seguono anche il numero ed è per questo che possiamo trovarli sia al singolare che al plurale, a seconda del sostantivo, dell'aggettivo o del pronome che accompagnano. Ma vi siete mai chiesti perché si chiamano articoli determinativi? Si chiamano così proprio perché fanno riferimento ad una persona o una cosa ben precisa. Iniziamo con gli articoli determinativi di genere maschile al singolare. Lo. Lo si utilizza per tutti i nomi maschili al singolare che iniziano per i o j con il valore di semiconsonante, cioè quando la i e la j sono atone e sono seguite da un'altra vocale, come per esempio lo iettatore, lo ieti, oppure con i nomi che iniziano per gn, come per esempio lo gnomo, pn, come per esempio lo pneumatico, ps, come per esempio lo psicologo, s più consonante, come per esempio lo studente, sce, come per esempio lo sceicco, sci, come per esempio lo scienziato, x, come per esempio lo xilofono, y, come per esempio lo yoga, z, come per esempio lo zaino. Abbiamo poi l'articolo il. Il si utilizza per tutti i sostantivi maschili al singolare che iniziano per consonante e che non rientrano nella lista di quelli legati all'articolo lo. Un esempio, il telefono. E poi abbiamo L con l'apostrofo, l. L si utilizza davanti tutti i nomi maschili singolari che iniziano per vocale, come per esempio l'albero. Passiamo adesso agli articoli maschili al plurale. Gli. Gli è il plurale di lo, perciò si utilizza davanti tutti i nomi maschili che iniziano per i e j, con il valore di semiconsonante, cioè quando la i e la j sono atone e sono seguite da una vocale. Gn, pn, ps, s più consonante, sce, sci, x, y, z, ma si può utilizzare gli anche per i nomi maschili che iniziano per vocale e quindi per i plurali di l, cioè L con l'apostrofo. Un altro articolo determinativo maschile plurale è i. I si usa per tutti i nomi maschili plurali che iniziano per consonante e che non rientrano nella lista di quelli legati all'articolo maschile plurale gli. Un esempio, i tavoli. Passiamo adesso agli articoli determinativi femminili di genere singolare. La. La si utilizza per tutti i nomi femminili singolari che iniziano per consonante. Un esempio, la casa. L, cioè L con l'apostrofo. L si utilizza davanti tutti i nomi femminili singolari che iniziano per vocale. Un esempio, l'altalena. L'articolo determinativo di genere femminile al plurale invece è soltanto uno solo. Le. Le si utilizza per tutti i nomi femminili plurali che iniziano sia per consonante che per vocale. Un esempio, le scatole, le amiche.
Per ricordare insieme gli articoli determinativi con più facilità, ripetiamoli insieme come se fossero una filastrocca. Il, lo, la, L con l'apostrofo, il, le. Bene, per oggi è tutto. Prima di salutarvi vi lascio un piccolo test che potrete compilare nei commenti qui sotto. Numero 1. Scienziati prevedono che ci estingueremo nel 2050 a causa del cambiamento climatico. Numero 2. Maria ha dimenticato sua sciarpa in classe. Numero 3. Penso che il nostro rapporto si sia fortificato molto ultimamente. Numero 4. Quest'anno chiederò ferie a settembre. Numero 5. Ricordami di portare zaino rosso domani in gita. Numero 6. Alveare è la casa delle api. Numero 7. Amica di Cristiano si chiama Vanessa. Vi ringrazio per avermi seguito e vi aspetto nelle mie pagine Facebook, Instagram e Twitter. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!